Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su AS Video. Oggi testeremo le fotocamere dei nuovissimi Xiaomi Redmi Note 10 Pro e Mi 11 Lite. Prima di vedere il confronto ne approfitto per ringraziare lo staff dei Mi Corner che mi ha mandato questi due smartphone per provarli. Il Mi 11 Lite è dotato di tre fotocamere posteriori, dove la principale è una 64 megapixel con apertura f1.79. Troviamo poi una grandangolare da 8 megapixel con apertura f2.2 con un campo visivo di 119 gradi. Infine troviamo la fotocamera macro da 5 megapixel con apertura f2.4. Il Redmi Note 10 Pro invece è dotato di 4 fotocamere posteriori, dove la principale è una 108 megapixel con apertura f1.9. Poi troviamo la stessa fotocamera grandangolare del Mi 11 Lite, ovvero la 8 megapixel con apertura f2.2. Poi è presente sempre una macro da 5 megapixel con apertura f2.4. Ed infine troviamo anche un sensore da 2 megapixel che serve semplicemente da supporto per l'effetto sfogatura nella modalità ritratto. Anteriormente entrambi montano una fotocamera da 16 megapixel con apertura f2.45. Al momento di questa recensione entrambi gli smartphone sono dotati di Android 11 con MIUI 12, infatti l'interfaccia della fotocamera è identica ed è la classica a cui ci ha abituati Xiaomi. Sia in modalità foto che in modalità video abbiamo gli switch per la fotocamera principale e grandangolare, oltre che allo zoom digitale 2x. La macro invece è nascosta nel menu. In modalità Pro abbiamo la possibilità di selezionare le varie fotocamere, l'ISO, il tempo di scatto, la messa a fuoco ed il bilanciamento del bianco. Chiaramente non manca la possibilità di scattare in RAW con le varie fotocamere. Passando alla modalità Pro dei video troviamo le stesse impostazioni della fotocamera, meno che lo scatto in RAW, ed in più possiamo registrare in modalità log, quindi con un profilo video flat. La risoluzione massima selezionabile è il 4K per la fotocamera principale, mentre per le altre fotocamere si scende al 1080p. È presente poi la modalità video stabile che registrerà video super stabili in 1080p. Passando poi alla sezione altro è possibile sfruttare diverse funzionalità come ad esempio la modalità notte. Su Redmi Note 10 Pro però non può essere utilizzata nella fotocamera grandangolare, cosa che invece è possibile nel Mi 11 Lite. Poi abbiamo la modalità di scatto dedicata che sfrutta tutti i pixel del sensore, quindi rispettivamente 108 e 64 megapixel. In entrambi i dispositivi troviamo la modalità clona che rende possibile clonare più soggetti sia in modalità foto che in modalità video. Infine, un'altra modalità presente solo nel Mi 11 Lite è effetti da film, che raggruppa una serie di effetti come ad esempio lo zoom magico, mondo parallelo ed altri. Adesso però vediamo la comparazione side by side per capire come si comportano sul campo. Per prima cosa andiamo a testare la fotocamera da 108 megapixel del Redmi Note 10 Pro e la 64 megapixel del Mi 11 Lite. Di base ho notato che questa 108 megapixel ha colori più caldi, mentre questa 64 megapixel ha colori più freddi. Se abilitiamo la funzione per scattare a massima risoluzione, noteremo che la 108 megapixel effettivamente ha più dettagli. Non ci sono differenze abissali, ma comunque l'immagine sembra un po' più definita. Se scatteremo invece senza abilitare la funzione della massima risoluzione, sfrutteremo il pixel binning. È un argomento complesso, ma in estrema sintesi verranno combinati più pixel per formarne uno più grande. Il sensore del Mi 11 Lite ha gruppi di 4 pixel, il che farà risultare le foto di 16 megapixel, mentre il Redmi Note 10 Pro ha gruppi di 9 pixel, il che farà risultare le foto di 12 megapixel. Quindi, usando la modalità classica di scatto, avendo qualche megapixel in più, il Mi 11 Lite risulterà un po' più definito. Ma onestamente le differenze dei due smartphone in questa modalità sono poche. Anzi, ho notato una migliore gestione delle ombre e delle luci da parte del Redmi Note 10 Pro. In RAW, bene o male, abbiamo gli stessi risultati.
dove in media il Mi 11 Lite ci regalerà degli scatti più definiti. Passando alle foto scattate in condizioni di scarsa luminosità, ho preferito sfruttare la modalità notte, disponibile su entrambi i dispositivi. Oggettivamente la qualità di questa modalità è superiore rispetto alla classica foto. Devo dire che la modalità notte funziona molto bene su entrambi gli smartphone e sono rimasto piacevolmente soddisfatto dai risultati ottenuti. In ogni caso, il vincitore in low light è il Mi 11 Lite, che ha una resa lievemente superiore al Redmi Note 10 Pro. Passando invece al sensore grandangolare, vediamo che effettivamente i due smartphone hanno lo stesso sensore da 8 megapixel. L'unica differenza è il campo visivo, che differisce solo di 1 grado a favore del Mi 11 Lite, ma all'atto pratico non noteremo quasi alcuna differenza. Infatti, scattando sia in RAW che in modalità normale, faremo fatica a trovare differenze. La qualità è praticamente identica. Di sera invece noteremo molte più differenze a favore del Mi 11 Lite, che grazie alla modalità notte scatta foto superiori rispetto a quelle del Redmi Note 10 Pro. Onestamente non so se sia una limitazione specifica di questo smartphone o se magari con i prossimi aggiornamenti software implementeranno la modalità notte anche sulla fotocamera grandangolare del Redmi Note 10 Pro. Infine, passando alla fotocamera macro, come sempre è quella che ha la qualità inferiore e serve per fare foto a distanza molto ravvicinata di oggetti molto piccoli. Per mantenere una qualità accettabile avrete bisogno di molta luce, quindi è tassativo non utilizzarla in low light. La differenza fra le due fotocamere è minima e con entrambe è stato difficile mettere a fuoco lo stesso punto proprio perché la messa a fuoco è millimetrica. In ogni caso gli scatti in RAW mi hanno lasciato soddisfatto. Adesso invece, switchando alla parte anteriore di entrambi gli smartphone, troviamo lo stesso sensore da 16 megapixel. Infatti i risultati dei selfie sono pressoché identici. Il Mi 11 Lite, come in altre foto, applica un po' più di contrasto e ha un campo visivo lievemente più ampio rispetto al Redmi Note 10 Pro. In ogni caso, sia in diurna che in notturna sono riuscito ad ottenere dei buoni scatti con entrambi gli smartphone. Per quanto riguarda la modalità video, su entrambi i dispositivi è possibile registrare in 4K con la fotocamera principale. La cosa che mi ha stupito però è che in 4K la stabilizzazione elettronica viene utilizzata solo sul Mi 11 Lite. Infatti i video del Redmi Note 10 Pro risultano mossi e nelle impostazioni dello smartphone la voce per la stabilizzazione è oscurata. Anche in questo caso quindi non so se sia una limitazione dello smartphone o se magari con i prossimi aggiornamenti aggiungeranno la possibilità di stabilizzare i video in 4K. Parlando invece di qualità, i video sono molto simili, ma quelli del Redmi Note 10 Pro sono un po' più definiti. Sempre con la fotocamera principale è possibile attivare la modalità video super stabile che registra i video in 1080p. In questo caso la stabilizzazione è ottima, ma sul Mi 11 Lite la resa è superiore. Sto registrando con entrambi gli smartphone con la fotocamera ultra grandangolare. Questo è l'audio del Redmi Note 10 Pro, mentre questo è l'audio del Mi 11 Lite. Entrambi gli smartphone supportano purtroppo solamente il 1080p a 30 fps con questa fotocamera. In questo caso le differenze nella stabilizzazione sono minime e diciamo che non si notano, e anche per quanto riguarda la definizione e la gestione dei colori non sembrano esserci differenze. Brevemente volevo ricordarvi che entrambi gli smartphone supportano sia i video a 120 fps in 1080p che i 240 fps a 720p e i video rallentati digitalmente a 960 fps in 720p. Con la fotocamera selfie, come nel caso delle foto, si nota il campo visivo un po' più ampio del Mi 11 Lite, oltre che un contrasto meno marcato sul Redmi Note 10 Pro. Vediamo anche come si comportano per quanto riguarda la gestione della luminosità in condizioni chiaramente non ottimali. Passando ai video in low light in 4K con la fotocamera principale,
notiamo che il Mi 11 Lite ha la stabilizzazione attiva, che però crea diversi artefatti proprio a causa della poca luce presente nella scena, rovinando il risultato finale. Chiaramente la stabilizzazione può essere disattivata dalle impostazioni dell'app. Per quanto riguarda la qualità, ho notato che in alcuni ambienti il Mi 11 Lite rende meglio, mentre in altri vince il Redmi Note 10 Pro. Basandomi sui test che ho fatto, comunque in media ho preferito maggiormente i video del Redmi Note 10 Pro. La fotocamera selfie ci regala praticamente gli stessi risultati, ma preferisco la resa finale di quella del Redmi Note 10 Pro. Infine, la fotocamera ultra grandangolare ha una resa poco soddisfacente con entrambi gli smartphone ed infatti sconsiglio di utilizzarla di sera. Adesso è arrivato il momento di trarre delle conclusioni e c'è una cosa di cui non vi ho parlato, ovvero dell'effetto ritratto. Se mi seguite saprete che non sono un grande fan della sfocatura digitale e in ogni caso il Redmi Note 10 Pro ha una lente dedicata proprio per scontornare meglio i soggetti, però dai pochi test che ho fatto onestamente non ho visto grandi differenze. Quindi, considerato tutto, a mio avviso non c'è un reale vincitore, perché se ad esempio il Redmi Note 10 Pro scatta un po' meglio a massima risoluzione, quindi a 108 megapixel, il Mi 11 Lite scatterà un po' meglio in RAW e così via anche per gli altri aspetti. Possibilmente, se con i prossimi aggiornamenti, magari con la MIUI 12.5, verranno implementate delle migliorie software, il risultato sarà ancora più simile. Infatti ad oggi direi che la principale differenza fra i due dispositivi è il software, perché anche se le due fotocamere principali sono differenti, comunque regalano risultati molto simili. Ma questo significa che sono entrambi due ottimi dispositivi dal punto di vista fotografico. Anche nell'utilizzo quotidiano praticamente non ho notato differenze, se non le dimensioni più piccole contenute del Mi 11 Lite. Vi ricordo che potete acquistare entrambi gli smartphone sul sito micorneritalia.com nella loro variante da 128 GB a 349,90 € e in descrizione vi lascio un coupon sconto di 15 €. Inoltre potrete pagare a rate anche con una postpay senza costi aggiuntivi grazie al circuito Klarna. Bene ragazzi, se il video di oggi vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.